Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Quando sentiamo parlare di Orfeo, pensiamo subito a Euridice e alla loro struggente storia d'amore, un'immagine romantica, sospesa tra mito e poesia. Eppure Orfeo non fu soltanto l'innamorato capace di incantare gli dei con la sua lira, fu anche un eroe avventuroso, al fianco di Giasone nella spedizione degli Argonauti alla conquista del mitico Vello d'Oro. La nostra fonte principale per questo contributo è il poema epico Le Argonautiche di Apollonio Rodio, scritto nel III secolo a.C., l'unico poema ellenistico pervenutoci interamente con i suoi 4 libri e circa 6.000 versi. Racconta il viaggio leggendario della nave Argo fino alla lontana Colchide sulle coste del Mar Nero. Curiosamente, l'opera non si apre con un'invocazione alle muse, come era consuetudine, ma al dio Apollo, dettaglio che anticipa la sua centralità nella vicenda. Ed ecco un altro particolare significativo. Quando vengono presentati i 50 eroi che prenderanno parte alla spedizione, il primo nome citato è proprio quello di Orfeo. Primo fra tutti ricorderemo Orfeo, che un tempo Calliope, unita al Trace Agro, secondo quanto si dice, partorì presso il monte Pimpleo. Narrano che egli ammaliasse col suono dei canti le dure rocce dei monti e le correnti dei fiumi. Quel canto ancor oggi lo attestano le querce selvagge che sulla costa di Zone, in Tracia, fioriscono, disposte per file serrate in ordine. Sono le querce che con l'incanto della sua cetra il poeta fece muovere e scendere giù dalla Pieria. Tale era Orfeo, il sovrano della Pieria Bistonide, che il figlio di Esone chiamò in aiuto all'impresa, obbedendo ai consigli del centauro Chirone. Appena Argo ebbe lasciato la riva, gli Argonauti offrirono in sacrificio 2 buoi ad Apollo, per garantirsi la sua protezione durante il viaggio. Mentre il fumo si levava verso il cielo, la compagnia si abbandonò alla festa. Il vino scaldava gli animi e presto la gioia si trasformò in esuberanza pericolosa. Forse, in quella confusione, l'intera impresa sarebbe stata compromessa se non fosse intervenuto Orfeo. Con il dolce e armonioso suono della sua lira, il poeta riuscì a placare i compagni, riportando la calma tra i rematori dell'Argo. Così lo insultava Nelira, e la lite sarebbe andata più oltre se i compagni gridando e lo stesso figlio di Esone non avessero messo un freno ai 2 contendenti. Ma Orfeo sollevò nella sinistra la cetra e diede inizio al suo canto. Cantava come la terra, il cielo e il mare, che un tempo erano fusi insieme in un'unica forma, furono gli uni divisi dagli altri a motivo della funesta discordia, come nel cielo le stelle e il percorso della luna e del sole abbiano un segno sempre fissato, e come sorsero i monti e come nacquero i fiumi sonori, assieme alle ninfe e gli animali. Cantava come all'inizio Fione ed Eurinome, figlia d'Oceano, ebbero la signoria dell'Olimpo nevoso, e come, vinti dalla violenza, cedettero il proprio potere, Eurinome a Rea e a Crono o Fione, e precipitarono dentro l'acque d'Oceano, e quelli regnarono sopra i beati titani, finché Zeus, ancora fanciullo, avendo dentro di sé pensieri infantili, abitava la grotta di Tea, e i ciclopi, nati dal suolo, non gli avevano dato la forza del tuono, del lampo, del fulmine, che sono la gloria di Zeus. Disse, e poi fermò insieme la cetra e la voce divina. Ma quando ebbe finito, ancora gli eroi allungavano il collo
e restavano immobili, tendendo le orecchie all'incanto. Tale Malia, il poeta, aveva lasciato dentro di loro. Durante il viaggio, Orfeo non fu soltanto il cantore che alleviava la fatica degli eroi. Al ritmo della sua lira, i colpi di remo diventavano più regolari, come se la musica stessa guidasse largo attraverso le onde. La sua melodia dava forza ai compagni e in qualche modo faceva sembrare il mare meno ostile. Come i giovani a Pito, a Ortigia o presso le acque del fiume Ismeo formano cori in onore di Apollo e dinanzi all'altare tutti insieme percuotono il suolo, seguendo il ritmo della cetra coi rapidi piedi, così, al suono della lira d'Orfeo, gli eroi battevano coi loro remi l'acqua impetuosa del mare e si infrangevano i flutti. Ma il contributo di Orfeo non si limitava al potere della sua musica. Oltre a dare cadenza ai colpi di remo e a placare gli animi, la sua presenza portava saggezza e conoscenze antiche. Sapeva interpretare segni e presagi, riconoscere il favore o la collera degli dei e indicare il momento giusto per compiere un sacrificio o riprendere il viaggio. Era un compagno prezioso, non solo per la dolcezza della sua lira, ma anche per la guida sicura che sapeva offrire agli argonauti. Coi lunghi remi fendevano l'acqua con forza e verso sera, seguendo i consigli di Orfeo, approdarono all'isola di Elettra, la figlia di Atlante, in modo che, conoscendo nelle amabili cerimonie i misteri segreti, navigassero poi con maggior sicurezza nel gelido mare. Successivamente Orfeo fu anche artefice di una danza rituale, accompagnata dal suono della sua lira, per scacciare i cattivi presagi che incombevano sulla spedizione. I suoi passi e la melodia sacra ispirate alle antiche cerimonie sembravano intrecciare un ponte invisibile tra il mondo degli umani e quello degli dei, allontanando ogni ombra dal cammino de largo. Con molte preghiere e libando sopra le vittime ardenti, il figlio di Esone chiese alla dea di allontanare da loro le tempeste, e nel frattempo i più giovani, seguendo il comando di Orfeo, danzavano in armi un girotondo ritmato e percuotevano con le spade gli scudi, perché si sperdesse nell'aria il funesto lamento che ancora il popolo tutto piangeva per il suo re. Da allora e per sempre i frigi onorano Rea con le trottole e con i tamburi. La dea prestò attenzione benevola ai pii sacrifici e ne apparvero limpidi segni. Gli alberi davano frutti infiniti. La terra da sé, sotto i loro piedi, generava dall'erba tenera i fiori. Le belve, abbandonate le loro tane nella foresta, venivano incontro scodinzolando. E ancora un altro prodigio. Nessuna acqua bagnava il monte d'Indimo prima, ma allora per essi sgorgò dall'arida vetta inesauribile. In seguito le genti vicine la chiamarono Fonte di Giasone. Il canto di Orfeo non serviva solo a celebrare gli dei. Nelle giornate più dure, quando la stanchezza e le ferite piegavano gli eroi, la sua voce diventava balsamo. Le note, dolci e potenti, sembravano alleviare il dolore e infondere nuova forza, sostenendo i compagni di viaggio nel proseguire l'impresa. Rimasero là quella notte e curarono i loro feriti, fecero sacrifici agli dei e prepararono un grande pranzo. Nessuno fu preso dal sonno accanto al cratere e dalle vittime ardenti. E con le teste bionde cinte d'alloro, l'alloro che era sul lido e al quale avevano anche legato le cime di Argo, cantavano un inno al suono della cetra di Orfeo, armoniosamente, e al loro canto si rallegrava la riva senza venti. Celebravano il figlio di Zeus, l'eroe di Terapne. In un momento cruciale della spedizione, il dio Apollo apparve agli argonauti in tutto il suo splendore. La sua figura luminosa, avvolta da un'aura dorata, irradiava una forza sovrumana.
Gli eroi, colti da stupore e timore reverenziale, compresero di trovarsi al cospetto del loro protettore divino. Con un gesto benevolo, Apollo benedisse il viaggio de Largo, rinnovando il patto di protezione stretto all'inizio della traversata. Alla sua vista gli eroi furono presi da sgomento e stupore. Nessuno osava guardare di fronte negli occhi belli del dio. Stavano fermi, col capo chino a terra, e Apollo trascorse verso il mare, lontano per l'aria. Solo più tardi Orfeo si rivolse agli eroi e disse queste parole: Orsù, consacriamo quest'isola a Febo, dio del mattino, poiché nel mattino il dio è apparso a noi tutti passando, e sacrifichiamogli ciò che possiamo, edificando un altare sulla riva. Se poi ci concede di ritornare sani e salvi in Tessaglia, allora gli offriremo cosce di capre cornute. Ora vi prego di rendergli onore così, col grasso e le libagioni. Ma tu, Signore, siici propizio, e sia propizia la tua apparizione. Così disse, e alcuni subito con delle pietre innalzarono l'altare. Altri girarono per tutta l'isola in cerca di cerbiatti e capre selvatiche, che spesso stanno nel folto delle foreste. Il figlio di Leto diede loro una buona caccia, e secondo il rito bruciarono sull'altare 2 cosce avvolte di grasso, invocando Apollo col nome di dio del mattino. Sulle vittime ardenti intrecciarono un'ampia danza, celebrando il bel Febo. Piana piana! E in mezzo ad essi Orfeo, il figlio di Eagro, iniziò sulla cetra bistonica un canto armonioso. Quando ebbero celebrato con il canto e la danza, giurarono con le pie libagioni e toccando le vittime, di darsi l'uno con l'altro, in amicizia, un vicendevole aiuto. Resta ancora oggi il tempio che costruirono alla benigna Concordia, la dea alla quale si deve la gloria più grande. Durante una nuova sosta per ringraziare Apollo, sbarcati, resero onore alla tomba di Stenelo, fecero libagioni e sacrificarono carni di pecora. E oltre alle libagioni innalzarono ivi un altare ad Apollo, che tiene sotto la sua protezione le navi, e bruciarono carni, e Orfeo vi consacrò la sua lira. Da ciò viene il nome di Lira, che ha ancora oggi quel luogo. Finalmente giungiamo a uno dei momenti più celebri del viaggio, l'incontro di Orfeo con le sirene, in cui la sua musica si rivela ancora una volta decisiva per la salvezza degli argonauti. Un vento propizio spingeva la nave e ben presto furono in vista di Antemoessa, l'isola bella dove le melodiose sirene, figlie dell'Ancheloo, incantano e uccidono col loro canto soave chiunque vi approdi. E le partorì ad Acheloo la bella Tersicore, una musa. Un tempo servivano la grande figlia di Deo, quando ancora era vergine, e cantavano insieme. Ma ora sembravano in parte uccelli, in parte giovani donne, e stando sempre in agguato al di sopra del porto, tolsero a molti, consumandoli nel languore, il dolce ritorno. E anche per loro, senza esitare, mandavano l'incantevole voce, e quelli già stavano per gettare a terra le gomene, se il figlio di Eagro, il tracio Orfeo, non avesse teso nelle sue mani la cetra bistonica e intonato un canto vivace col rapido ritmo, in modo che le loro orecchie rimbombassero di quel rumore, e la cetra ebbe la meglio sulla voce delle fanciulle. Zefiro e l'onda sonora che spingeva da poppa portavano avanti la nave, e le sirene mandavano suoni indistinti. Orfeo però non riuscì a salvare tutti gli argonauti. Bute cedette al richiamo ammaliante delle sirene e si gettò in mare. Fu soltanto grazie all'intervento di Afrodite che il giovane venne tratto in salvo, strappato alle acque e al destino di chi cede al canto ingannevole.
Anche il matrimonio fra Medea e Giasone fu accompagnato dalla cetra di Orfeo. Per evitare che Medea fosse costretta a tornare dal padre, le nozze vennero celebrate in segreto in una grotta appartata. Intorno agli sposi le ninfe danzavano leggere, mentre gli eroi assistevano in silenzio. Le corde della cetra di Orfeo intonavano un canto solenne e dolcissimo, che consacrava quell'unione destinata a segnare il destino di molti. Ed ancora oggi si dà il nome di Medea a quella grotta dove le ninfe celebrarono la loro unione, stendendo veli fragranti. Gli eroi nel frattempo, tenendo in mano le lance, che lo stuolo nemico non piombasse su loro all'improvviso assaltandoli, e con la testa coronata di rami fronzuti cantavano l'Imeneo davanti alla soglia, seguendo il dolce suono della cetra d'Orfeo. Una tempesta spinse la nave Argo verso le coste della Libia, dove si insabbiò. Gli argonauti furono costretti a trasportarla attraverso il deserto sino al lago Tritonide, dove poté riprendere la navigazione. L'immenso sforzo del trasporto spinse gli eroi a cercare una fonte, che fu loro indicata dalle ninfe Esperidi. Là accanto le Esperidi gemevano forte, celando la testa bionda contro le candide mani. S'avvicinarono inaspettati. Al loro arrivo impetuoso le ninfe divennero polvere e terra. Orfeo comprese il prodigio divino e a nome di tutti le pregò in questo modo: Siate propizie, Signore, belle e benevole dee, sia che voi siate nel numero delle dei celesti o delle dei sotterranee, o ninfe abitatrici delle solitudini. Ninfe, figlie del sacro oceano, mostratevi a noi e indicate alla nostra speranza un'acqua di roccia, oppure una fonte divina che sgorghi da terra e possa placare la sete terribile ardente. E se mai torneremo navigando in terra di Grecia, a voi tra le prime offriremo innumerevoli doni e libagioni e conviti in testimonianza del nostro affetto. Così disse, pregandole con voce chiara. Subito quelle ebbero compassione dei loro dolori, e per prima cosa fecero crescere erbe dal suolo, e al di sopra dell'erba fiorirono verso l'alto lunghi virgulti, ed infine alberi fioriti si levarono ritti sopra la terra. I contributi di Orfeo nelle argonautiche di Apollonio Rodio sono terminate, ma vi propongo alcuni approfondimenti. Ricordo un altro episodio che riguarda Orfeo e la potenza della sua musica nelle argonautiche. Quando l'Argo giunse davanti alle Simplegadi, le rocce azzurre che scattavano l'una contro l'altra serrando lo stretto, gli eroi esitarono. L'acqua ruggiva nelle cavità e il cielo tremava al colpo degli scogli. Allora Orfeo si alzò a prua, sollevò la lira di guscio di tartaruga e intonò un canto soave e potente. Il ritmo della cetra impose ordine al tumulto e il suono, più forte del frastuono del mare, ammorbidì l'ira delle pietre. Le Simplegadi rallentarono, poi si quietarono del tutto. Nell'attimo di silenzio che seguì, Tifi guidò la nave, i remi scesero all'unisono e Argo attraversò il passo indenne, mentre alle spalle gli scogli, vinti dal canto, restavano immobili. Questa scena appartiene alla tradizione delle Argonautiche Orfiche, poema del IV secolo d.C. circa, dove l'intero viaggio è narrato in prima persona da Orfeo. Il suo ruolo magico-musicale è molto accentuato. Questa variante è assente nel racconto di Apollonio Rodio. Nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, III secolo a.C., il superamento delle Simplegadi avviene senza intervento musicale. Le Simplegadi sono due scogli mobili allo sbocco del Bosforo, che si richiudono l'uno contro l'altro.
creando uno stretto tempestoso di correnti e vortici. Qualunque nave che sbagli i tempi viene schiacciata. Su consiglio di Fineo, gli argonauti provano il passaggio con una colomba. L'uccello riesce a passare perdendo solo la punta della coda, segnale che il varco è praticabile. Tifi incita i rematori, ma è l'intervento decisivo di Atena a guidare Argo nello stretto. Le rocce tranciano appena la decorazione di poppa e per decreto divino da quel momento gli scogli restano fissi per sempre. Apollonio Rodio, Argonautiche, libro secondo. Ci siamo occupati del mito di Anfione e anche lui e il fratello facevano parte degli Argonauti. Ecco i due figli di Antiope, figlia dell'Asopo, Anfione e Zeto, e lì accanto Tebe, ancora priva di torri. Proprio allora ne gettavano a gara le fondamenta. Zeto sulle sue spalle reggeva la cima di un monte e mostrava nel volto l'immensa fatica. Dietro Anfione veniva suonando la lira dorata ed un masso ancora 2 volte più grande seguiva i suoi passi. Per approfondire la storia di Anfione potete vedere il video su questo canale. Terminiamo con una curiosità. Ci sono opere liriche ispirate agli Argonauti. Sì, gli Argonauti in Colco, ossia la conquista del Vello d'Oro, composta da Giuseppe Gazzaniga, rappresentata a Trieste nel 1791. E chissà, magari ci sono altri brani o opere ispirati da questa leggendaria avventura. Spero che l'argomento sia stato interessante. I disegni che hanno accompagnato questa narrazione sono stati realizzati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Se volete sostenere il canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Grazie e a presto!